Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie in Miniatura, io sono Joe. Oggi ricominciamo la serie di video sul canale, ci siamo presi la pausa di gennaio. Ovviamente ho approfittato del momento per sistemarmi definitivamente con il mio laboratorio numero 1, cioè il laboratorio sotterraneo che finalmente è pronto. E grazie a questo possiamo cominciare a lavorare anche più comodamente. E in questo video approfitto proprio per farvi vedere la presentazione della centrale Ecoslink della ESU. È praticamente la centrale digitale, secondo il mio punto di vista, e ve lo dico con tutta sincerità, number one, cioè la numero uno secondo me per quanto riguarda il mondo della gestione delle ferrovie in miniatura. Ovviamente ci sono anche altri sistemi digitali, ne parleremo più avanti, tipo Z21 della Roco, Flashman, che sicuramente non ha nulla da invidiare a questa. Però oggi andiamo a lavorare su questo concetto, voglio presentarvi appunto come vi arriva, perché nel mio sito trovate appunto www.ferrovieminiatura.com, trovate il link per andarla a acquistare. La differenza che acquistarla direttamente in Germania sta nel fatto che io ve la do in italiano, ok? Quindi il concetto è: se acquistate da me avrete sicuramente l'assistenza video chat. Cosa vuol dire video chat? Che potete chiamarmi continuamente? No, significa che potete avvalervi della mia assistenza sempre con dei video chiamate, quindi video chiamate in caso di necessità, sempre su appuntamento, ma soprattutto video chat, nel senso che se avete dei problemi che non riuscite a fare determinate cose, mi mandate il vostro video e io vi rispondo con un altrettanto video per farvi vedere meglio nel dettaglio alcuni passaggi che magari potrebbero risultare difficili per chi si sta avvicinando soprattutto in questo settore. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Sarebbe questa centrale qui, la Ecoslink, però questa è la versione più aggiornata, questa è la Ecoslink, sempre lo stesso modello di questo, solo che questa ovviamente ha un po' di upgrade in più. Vi ricordo che la ESU la potete comunque configurare anche in rete facendogli tutti gli upgrade, tutti gli aggiornamenti dei firmware, eccetera eccetera, che comunque capirete. Questa diciamo che è una puntata dedicata a come vi arriva l'apertura, l'installazione semplice, ma ci saranno altre puntate dedicate proprio a dei dettagli che questa centrale può fare. Quindi se state pensando di mettervi seriamente a lavorare col digitale, ecco, questo è uno sicuramente dei primi passi che potete fare. Ovviamente non è un passo economico questo, perché questa centrale ha un costo abbastanza interessante, ma dico sempre, spendete una volta, ma spendete da Dio, ma veramente da Dio, perché questa vi dà veramente la possibilità di fare grandi cose. È ovvio, questa è pensata per grandi impianti, ovvero quando cominciate a far girare almeno 4-5 treni e avete un sacco di retrazioni nel vostro impianto, sicuramente questa vi aiuta. Questa può essere ovviamente interfacciata con anche PC, quindi con dei software. Ovviamente è una centrale, cioè è un computer di bordo, un cervello elettronico, chiamiamolo così, detto in maniera anni 60-70, che vi consente di poterla appunto interfacciare con tanti altri decoder, che possono essere questi, che possono essere appunto decoder per fare delle retrazioni importanti, che possono essere gestione degli scambi, per esempio con questo è il detector, con gli switch pilot che vi consentono di gestire i motori, con i detector che vi consentono di andare a individuare dove si trovano i vostri treni sul plastico e creare dei propri veri feedback, cioè dei comandi attraverso delle commutazioni e attraverso appunto dei sistemi di controllo che vi consentono di fare delle cose assurde, tipo un treno che arriva avvisa della sua presenza e attiva determinati processi che possono essere scambio, semaforo, precedenze, attese, ripartenze, eccetera eccetera. Questa centrale ovviamente riconosce tutti i sistemi digitali in essere, quindi è compatibile con tutte le marche digitali nel mondo del modellismo ferroviario. Ma adesso andiamo a vedere come vi arriva. Allora, vi arriva con questa scatola molto bella, ok, una specie di semi blister cartonato con plastica davanti, che già vi fa intravedere lo spoiler della vostra centrale. È tutto prettamente in tedesco. Ecco perché vi dicevo prima, comprare da me che cosa significa? Significa che quando potete anche decidere di comprarvela così com'è sul mio sito, ok? Quindi la comprate così com'è, vi arriva, poi vi arrangiate voi se siete già degli smanettoni. Ma se volete evitare molti passaggi, che sono quelli appunto della regolazione,
per il tipo di impianto che dovete utilizzare, perché questa centrale ovviamente, se deve essere usata per impianto in scala N, deve essere messa su un voltaggio, se deve essere usata in scala H0 avrà un suo relativo voltaggio, e se viene utilizzata per altre scale superiori avrà un altro tipo di voltaggio che vi farò vedere passo passo. Comunque, inoltre è tedesca, quindi quando voi la attiverete sarà tutto in tedesco, e quindi una cosa che posso farvi sicuramente in atto di acquisto, se la scegliete in modalità italiana, perché nel mio sito la trovate, la potete comprare nella vostra lingua che preferite, quindi se la lasciate di default tedesca pagate solo il prezzo tedesco. Se invece la volete in italiano o in inglese o in francese o in spagnolo, voi fate l'acquisto per quella lingua che desiderate, io ve la mando già praticamente in quella lingua. In più, come nel caso di molti miei clienti che ultimamente stanno facendo acquisti sul mio sito, posso anche realizzarvi già dei kit predisposti per il vostro impianto anche a distanza. Per esempio, se voi avete un plastico analogico e volete digitalizzarlo, potete farlo anche a distanza. Io vi mando già tutto pronto con la centrale e tutti i suoi componenti, voi dovrete soltanto inserire i cavetti nei punti che io vi dirò attraverso il video. Cioè ragazzi, più di questo credo che non posso fare, ok? Vi sto dando il top del servizio. E ora andiamo a vedere come si presenta la confezione, andandola ad aprire, ok? Voilà, 3, 2, 1, tremano le gambe, oh, eccola qua, è blisterata, ok? Dentro trovate ovviamente le istruzioni e la garanzia, ok? Qua c'è tutte le istruzioni, questa ovviamente è in tedesco, però io appunto vi aiuto anche a distanza. Eccola qua, la nostra centrale, come potete vedere, è assolutamente uguale a questa, ok? Quindi praticamente andiamo ad aprirla e troviamo subito il suo trasformatore già pronto, ok? Che praticamente vi consente di attaccare questo spinottino dietro e poi attaccare questo innesto qua dentro e andare alla corrente 220, molto semplice. Abbiamo già delle clip pronte, queste qui che vedete, che sono le clip cosiddette a coccodrillo, degli innesti a coccodrillo, che servono proprio per facilitarvi i collegamenti. E poi abbiamo la nostra splendida centrale, e ora andiamo a vedere alcuni dettagli di questa centrale, che cosa può fare, che cosa non può fare, giusto per darvi un'idea quali sono le dimensioni. Come potete vedere è qua davanti a me, questa è la mia mano, vi do le dimensioni precise. Praticamente abbiamo circa 36 cm di lunghezza per una profondità di circa 17 cm, ok? Non è molto ingombrante, è alta 9 cm, la sua altezza massima, se è appoggiata su una base, ok? Questo è il suo design, molto bello, un display. Adesso qua c'è anche la pellicolina che io per adesso lascio qui, perché questa centrale ovviamente è di un cliente che l'ha appena acquistata e dovrò configurargliela e mandargliela come mi ha chiesto, ovviamente non andiamo a spiegare tutti i dettagli. Come potete vedere, da questa parte abbiamo il pomello appunto che ci consente, la ghiera che ci consente di poter aumentare e diminuire la velocità dei nostri treni. Qua sono delle leve di comando per azionare determinati comandi, suoni eccetera eccetera, e poi tasti di richiamo e tutti gli F1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via per la gestione di tutti diciamo quelli che sono le potenzialità dei vostri treni in base al decoder che avete installato. Ora, questo video non è un tutorial di come si utilizza questa EcoSlink, ma è semplicemente un video all'invito all'acquisto di questa centrale, e giustamente, siccome è un video pensato per neofiti, per coloro che si stanno avvicinando al mondo del modellismo ferroviario digitale, devo solamente darvi due spiegazioni importanti per farvi capire cosa può fare questa centrale. Allora, questa centrale può effettivamente farvi fare il ferroviere a 360 gradi, è praticamente un gestionale uguale a quello delle ferrovie reali, quindi da qua voi potete vedere tutto. Potete gestire un'infinità di treni, come nella realtà, gestire tutti i vostri sistemi di controllo che possono essere segnali luminosi, segnali ad ala, o comunque gestire gli scambi o tutte le retrazioni possibili e immaginabili. Quindi tutto quello che si può fare nella ferrovia reale, con questo lo fate in scala, ok? Questa fa effettivamente tutto, quindi per farvi capire, questo è un motore servo per gli scambi, ok? Che io ritengo che siano sempre i migliori mettere i servi, perché hanno un movimento più realistico, si può configurare il movimento dello scambio, quindi poter gestire come si deve muovere l'ago dello scambio, se lentamente, se a scatto, eccetera, eccetera. E ovviamente questo
essendo un motore, deve essere gestito da un decoder, quindi questo non va collegato direttamente alla centrale, ma lo dico appunto per quelli meno esperti, come funziona il mondo del digitale. Funziona esattamente in questo modo, cioè ci deve essere sempre una parte hardware che è quella che fa il compito finale e la parte software che gestisce il tutto. In questo caso questo sistema per esempio viene gestito, controllato da un decoder che può essere questo Switch Pilot. Per esempio questo è uno Switch Pilot che è pensato proprio per gestire i servimotori, e poi ci sono anche quelli per gestire i motori normali a bobina. Per esempio andiamo a vedere come è fatto uno Switch Pilot. Vedete, è semplicemente un sistema, un componente elettronico, vedete come è fatto, e praticamente questo sistema in questo caso può gestire fino a 8 di questi, ok? Quindi mettiamo qua 8 pezzi e li possiamo gestire tutti, 3, 4 e così via. Adesso non vado avanti a mettere tutti, comunque avete capito qual è il senso. Io li posso gestire con questo 8 motori, e quindi se ne ho 16 prendo 2 di questi e gestisco 16 motori, servomotori in questo caso. Poi ovviamente da qui ci sono tutti i collegamenti che vedremo nei prossimi video tutorial che si collegano direttamente con la nostra ECOS, con la nostra centrale, e quindi una volta che voi avrete collegato alla centrale ECOSLink, voi da qua potete gestire tutto. Addirittura voi potete gestire anche il vostro impianto digitale con un pannello sinottico, quindi all'interno di questo gestionale, senza andare sul PC, da qua direttamente nel display potete costruirvi il vostro tracciato con gli scambi, i semafori, e andarli a vedere in prima linea, in anteprima, e decidere cosa fare attraverso anche dei sistemi di controllo tipo questo. Per esempio questo è l'ECOS Detector, praticamente è appunto la parola stessa dice detector, cioè nel senso controlla, ok, chi c'è su quel binario determinato, cioè possiamo gestire fino a 16 binari, e poi ovviamente se abbiamo più binari da gestire ne possiamo attivare altri, quindi metterli in commutazione e gestire ogni singola cosa del nostro plastico. Cosa vuol dire detector? Cioè lui praticamente stabilisce quando un treno si trova in determinato posto del plastico e che io vedo in anteprima sulla centrale, e quel treno mi deve dare dei feedback. Cosa vuol dire dei feedback? Vuol dire che mi dice, vi parlo in parole povere, ok, come ho sempre fatto in questo canale, questo treno arriva in quel posto e dice: ehi, sono arrivato, devi far partire quello a fianco, oppure ehi, sono arrivato, fai partire l'annuncio di stazione, ehi, sono arrivato, gira quello scambio, e tante altre cose che volete voi. Potete personalizzarlo come volete. Ovviamente per farlo dobbiamo appunto fare una serie di configurazioni che trovate sempre all'interno del software di questa centrale. Oltretutto voi potete creare degli itinerari veri e propri attraverso l'utilizzo di altri decoder, tipo questo qui, che è praticamente l'ABC, che vi consente di fare le frenate, le fermate, i punti a punto, quindi dei determinati punti dove il treno si ferma da solo, dando precedenze, aspettando determinati secondi, minuti di attesa, per poi ripartire, proseguire nel suo viaggio, andare a destinazione e tornare, tutto con questa centrale. Quindi è ovvio che questo video è rivolto alle persone che per la prima volta sentono questa parola digitale. È spaventoso come mondo? Assolutamente no, è tutto molto intuibile. È chiaro che c'è da chiarire una cosa: molti parlano di facilità di cablaggio, non è proprio vero, nel senso che sicuramente andiamo ad evitare parecchie tipologie di cablaggi che nell'analogico erano molto più lunghi, erano molto più complessi. Con questo abbiamo un po' più di facilitazione, ma dobbiamo un po' conoscere l'elettronica, ok? Quindi con un po' di intuizione ci si arriva. Ci sono le istruzioni, anche se pure in tedesco, in inglese, però comunque, vi ho già detto all'inizio, voi potete, se acquistate da me, avvalervi sempre della mia esperienza, della mia assistenza in tutto, ok? Perché ovviamente comprendo che non è facile, nel senso che non è così semplice, però tutto si può fare attraverso degli schemini, e alla fine con un po' di intuizione ci arriva chiunque, l'ho sempre detta sta cosa, quindi questo mondo è per tutti. Come funziona poi invece? Giustamente qualcuno si starà dicendo: ma come funzionano invece i treni? Nel senso, questa come fa a interfacciarsi con il treno? Semplicemente il vostro binario, o comunque il vostro intero tracciato del vostro plastico, è alimentato da questa centrale, quindi la trasmissione dei dati avviene attraverso
i binari, cioè i binari in questo caso, anziché come in analogico essere utilizzati come dei veri e propri fili conduttori più e meno, che hanno appunto come una lampadina, no? Nel senso che se io aumento il potenziometro, aumento la velocità del treno, se lo diminuisco fermo totalmente il treno. Invece con questa assolutamente tutto questo si abbatte, perché il comando avviene attraverso un trasferimento di dati, cioè i due fili che sono collegati ai binari del treno fanno da trasmissione dati, come un telefono, ok? Quindi tutto il discorso della movimentazione del treno è gestito da questo sistema elettronico che consente al treno di muoversi in entrambe le direzioni, accendere le luci con l'intensità che desideriamo, fare fermate, eccetera, eccetera, tutto gestito da qua, e nello stesso tempo posso far viaggiare sul mio plastico illimitati treni. Dico illimitati perché ovviamente potete avvalervi anche di booster, cioè altri trasformatori che vi consentono di ampliare il segnale se il vostro plastico ovviamente diventa una roba gigantissima, e mantenere comunque la tensione costante su tutto l'impianto senza avere dei cali, eccetera, eccetera. Ma la cosa bella è che io posso decidere di far muovere tutti i treni insieme indipendentemente dal sistema, quindi lui comunque viaggia da solo, fa andare tutti i treni, li vedo in anteprima sulla schermata display e di conseguenza avete un'ampia visione di tutto quello che accade sul vostro plastico. Quindi ragazzi, questa è, secondo me, ad oggi, a distanza di anni, rimane comunque la più grande centrale di gestione di impianti ferroviari al mondo, quindi è a livello top in questo momento. Ovviamente non posso dirvi che è la migliore in assoluto, nel senso che anche per esempio il sistema Z21 di Roku, che vedremo successivamente, se la gioca alla grande perché ha tutto un altro tipo di sistema che però comunque rimane tale, nel senso che il gioco è sempre quello, cioè alla fine il lavoro è la stessa cosa, solo che su Roku c'è un tipo di gestione diversa, mentre su questo lo facciamo direttamente tutto sulla centrale, e a mio parere rimane molto più comodo lavorare con questa centrale. E ragazzi, vi dico sinceramente, io sono sempre stato attratto da questa centrale perché è sempre stata quella che mi ha reso la vita semplice per tante cose, non solo per la gestione dell'impianto in sé, ma anche per la manutenzione dell'impianto. Sì, perché ovviamente se noi entriamo a far parte del mondo del digitale, capite che avete tantissime opportunità. Nel sito ESU trovate tutti i download del sistema. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che voi, entrando nel sito, vi registrate quando acquisterete la centrale, la registrate, c'è un numero di protocollo sotto la scatola, o anzi qua dietro, sì, è dietro, c'è un'etichetta che vi permette di registrare la vostra centrale sul sito ESU con i vostri dati, in modo da essere aggiornati sempre dalla ESU su ciò che sta succedendo in questo mondo, nel senso che vi dice quali sono gli upgrade da fare, si possono scaricare le nuove fotografie, nuovi aggiornamenti, perché le immagini dei vostri treni possono essere caricate direttamente nel sistema per riconoscerli. Ci sono ovviamente gli upgrade dei firmware, eccetera, eccetera, che vi consentono di avere la vostra centralina sempre aggiornata. In più potete scaricare tante cose, i suoni per esempio di ambiente e i suoni dei treni originali, quindi andate sul sito, voi volete scaricare il suono di una determinata locomotiva, voi lo scaricate e la interfacciate dentro questa centrale. Per farlo ovviamente vi servirà il Look Programmer, che è un altro accessorio che in questo momento non ho qui con me, ma che vi consente di interfacciarvi col sistema a software della ESU che potete scaricare dal sito ESU e gestire il tutto in questa maniera qua. Quindi ci sono tantissime parti molto belle, molto interessanti per chi ama soprattutto il mondo digitale, ma soprattutto per chi ama lavorare sui software, quindi chi ama l'informatica, chi ama appunto questo settore che secondo me ad oggi 2026, questo video è stato fatto nel 2026, siamo praticamente quasi a febbraio, e ragazzi è giusto aggiornarsi, nel senso che le tecnologie ormai sono sempre in continuo cambiamento e i nostri sistemi, come potete vedere, continuano ad avere sempre degli upgrade incredibili. Si era partiti con una semplice scatola di un circuito prestampato e siamo arrivati a una scatola che è un computer vero e proprio portatile che ha anche un sistema display, quindi tante cose. Dimenticavo, la centrale è touchscreen, quindi qua sulla schermata tutto quello che vedete potete toucharlo tranquillamente, e la schermata è a colori, quindi
è tutto molto bello, tutto molto fantastico. Quindi vi ho dato, diciamo, un'anteprima di quello che può essere questo mondo. Se siete interessati ad approfondire, scrivetemelo qua sotto nei commenti in modo che io possa capire dove, come fare dei tutorial, perché io ho chiesto nella community se vi piaceva l'idea di vedere un po' di tutorial sulla centrale, ma vedo che effettivamente potrebbe non essere interessante per tutti, quindi ho pensato forse magari di fare comunque dei tutorial lo stesso come video extra in modo da facilitarvi le operazioni, anche se, ripeto, comunque se siete interessati a questi prodotti mi contattate qua sotto su info@ferrovieminiatura.com in modo da darvi magari maggiori risposte alle vostre domande, e rimane sempre il fatto che comunque vi do l'assistenza anche post vendita, soprattutto post vendita, che vi serve appunto per rimanere sempre tranquilli, sintonizzati su questo mondo per qualsiasi problematica. E quindi dicevo appunto, fatemi sapere nei commenti se vi piace l'idea, così vi porto tutorial magari più dedicati per esempio di come fare le retroazioni, come utilizzare i detector, come fare gestire, a parte credo di aver fatto anche dei video in passato su questa cosa, adesso non ricordo neanche più, però magari se li trovate bene, ma credo che ci sia sempre da fare degli aggiornamenti, anche perché sono cambiati i nostri sistemi di decoder, quindi sono diventati sempre più incredibili, più belli, e quindi ovviamente ci sono più cose che si possono fare rispetto a prima. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo prossimamente, vi do 2 idee veloci. Il video sempre del martedì cercherò di non farvelo mancare mai, e poi ci saranno anche i video extra su quelle che sono le lavorazioni, eccetera eccetera. Ci sono un botto di novità, sto facendo un sacco di lavori, ci sono un sacco di progetti di quest'anno 2026 che secondo me sarà veramente perché ragazzi la situazione si sta mettendo su un altro piano. Quindi grazie per avermi guardato, vi voglio bene, grazie per essere stati con me, like, iscrizione se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!